Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della pagina per la personalizzazione grafica del nostro content. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a salvare il tutto all'interno del nostro database e creare in automatico i file CSS integrativi per le nostre pagine. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministrazioni, sezione personalizza layout e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form personalizza layout content, descrizione form personalizza layout content selezionato e poi definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo personalizza content e come descrizione gli diciamo permette di modificare l'aspetto grafico del content selezionato per la parte pubblica del sito. Azione pulsante form personalizza layout content, funzione da richiamare personalizza layout content, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta e pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo a personalizza content. Quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza content, includiamo il nostro pulsante e quindi ci spostiamo in personalizza content, quindi nel nostro file, modifichiamo il nome dell'azione come sempre, in form personalizza layout content, salviamo, premiamo F5 e come vedete è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Quindi apriamo il file appena creato, quindi personalizza layout, funzioni, personalizza layout content e per prima cosa ci recuperiamo i dati, quindi pagina return dobbiamo definirla come sempre anche nella nostra pagina e quindi li aggiungeremo qua eco $id pagina. Per quanto riguarda invece il salvataggio dei dati, alla nostra pagina dovremo inoltrare il colore, il font size ovviamente, il font family, il colore, il margine e il padding e infine dovremo inoltrare la pagina relativa all'index a cui dobbiamo associare le modifiche e lo potremo aggiungere tramite il campo hidden. Questo dato in realtà lo abbiamo già e qua ci andrà $row pagina al campo id pagina, quindi l'identificativo della pagina index PHP e lo chiamiamo pagina index e poi non l'identificativo del contenitore a cui associare le modifiche, perché in questo caso sarà sempre cont a differenza della personalizzazione dei nostri menu, ma dovremo in realtà inoltrare alla pagina per l'inserimento dei dati il tag racchiuso all'interno del content, quindi del div cont, a cui associare le modifiche. E quindi nelle nostre funzioni definiremo una nuova funzione che la chiamiamo set tag name, che prenderà in ingresso l'identificativo alfanumerico e tramite questa funzione verificheremo se è già stato creato questo input che lo chiamiamo tag name. Quindi se non è già stato creato definiremo l'input tag type hidden, name lo chiamiamo
tag name, senza l'identificativo associato ovviamente, identificativo uguale, e poi li associamo come valore non l'identificativo alfanumerico, ma ci ricaviamo il tag associato all'identificativo alfanumerico. Quindi definiremo var tag name, che sarà uguale a document get element by id, e qua ci va id alfa, punto tag name. Quindi recuperiamo il tag associato all'identificativo alfanumerico, e quindi come valore qua ci andrà tag name, e poi gli diciamo append child input tag. Perfetto, quindi ora non ci resta che richiamare questa funzione in tutte quelle funzioni che ricevono in ingresso l'identificativo alfanumerico. La prima è quella che riguarda il colore per il font del content. Qua l'abbiamo rinominato in id, non abbiamo usato id alfa, però in realtà set font color, quindi set font color font, vedete, non riceve l'identificativo cont, ma le abbiamo passato l'identificativo alfanumerico. Quindi qua sarà set tag name non di d alfa ma di d. Poi lo dobbiamo specificare per il margine e il padding, e quindi se id alfa è diverso da stringa vuota, richiamiamo anche la nostra funzione. Lo stesso facciamo per il margin, e per finire per il font size. E quindi se id alfa è diverso da stringa vuota, quindi else, qua dentro richiamiamo quella funzione. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, simuliamo la personalizzazione del nostro content, quindi definiamo il colore di sfondo, gli cambiamo il font size, gli cambiamo il colore del testo e analizziamo la nostra pagina per vedere se ha inserito correttamente tutti gli hidden di nostro interesse. Quindi ha inserito il colore di sfondo, ha inserito l'id del contenitore, e in questo caso è sottinteso, ha inserito il tag name di riferimento, quindi il tag P, e poi ha definito il font size perfetto e il colore del font. In questo caso però qua ci sta passando color font on page, perché ovviamente riceve in ingresso l'id alfa, quindi in font color, quindi nella funzione l'input hidden non lo chiamiamo color font di id, ma lo chiamiamo color font di cont. E quindi eliminiamo il più id. Perfetto, salviamo, rimodifichiamo il colore del testo, analizziamo nuovamente la pagina. Perfetto, ora ha definito il color font di cont. Perfetto, quindi tutte le nostre variabili sono inizializzate, e quindi quello che dobbiamo fare è spostarci in personalizza layout content, recuperare oltre pagina return anche pagina index, che sarà uguale a post di pagina index. Come controlli, come in personalizza layout menu, dobbiamo verificare che il margine e il padding non abbiano ricevuto un valore testuale, e quindi ci ricopiamo i controlli e li modifichiamo.
quindi margin top non di row menu id ma di cont, è diverso da stringa vuota, e not is numeric margin top di cont, errore inserire un valore numerico per il margin top. Margin right di cont, perfetto. Margin bottom di cont, margin bottom di cont, quale abbiamo chiamato errore inserire un valore numerico per il bottom top, per il margin bottom. Else if margin left di cont, perfetto, e lo stesso facciamo con il padding, quindi padding top di cont, perfetto, padding right di cont, padding bottom inserire un valore numerico per il padding bottom, e per finire padding left di cont, per il padding left. Perfetto, quindi modifichiamo anche questi due errori qua in personalizza menu, quindi margin top, margin right, margin bottom, margin left, padding top, padding right, padding bottom e padding left. Bene, salvataggio dei dati in sessione non ne dobbiamo fare, e nel caso di errore aggiungiamo all'URL, quindi all'header location, end page uguale pagina index, e ovviamente se supera i nostri controlli facciamo fare l'inserimento all'interno della nostra tabella. Quindi ci spostiamo in phpMyAdmin, creiamo una nuova tabella che la chiamiamo layout content, che avrà un suo id layout content, auto increment chiave primaria, poi avrà il suo tag name, colore di sfondo, il font size, e poi aggiungiamo un paio di campi e li specifichiamo: il font family, il font color, il margin, il padding e per finire associamo l'fk pagina. Quindi qua salveremo l'identificativo della pagina index.php. Perfetto, quindi salviamo e siamo pronti a modificare la nostra query. Quindi gli diremo insert into layout content, ai campi tag name, colore, sfondo, font size, font family, font color,
margin, padding ed fk pagina, values, quindi andiamo a capo e gli passiamo come primo valore, abbiamo detto tag name, il colore di sfondo che l'abbiamo rinominato in color div di cont, virgola, il font size che l'abbiamo rinominato in size font di cont, il font family, andiamo a capo, il colore del testo, quindi color font di cont, poi c'è il margin, il padding, e quindi definiremo come nella precedente video guida le variabili, quindi margine e padding, e per finire vuole pagina index. Perfetto, quindi ora definiremo le variabili margine e padding, e quindi if margin top di cont è diverso da stringa vuota, allora $margin sarà uguale a margin top pixel spazio, altrimenti sarà uguale a 0 pixel e spazio. Lo stesso ora facciamo con gli altri. Quindi top right bottom e left. Nell'ultimo lì togliamo lo spazio e dal secondo concateniamo il valore, quindi punto uguale al nuovo valore, quindi concateniamo il contenuto. Ricopiamo le nostre righe. E sostituiamo i valori, quindi margine con padding. Perfetto, quindi le nostre variabili sono pronte e se l'inserimento va a buon fine dobbiamo selezionare i nostri layout facendo la inner join con le pagine, perché ci servirà l'identificativo alfanumerico da associare al tag che abbiamo salvato all'interno della tabella. Quindi la query sarà select l.stellina virgola e p.identificativo alfanumerico from layout content as L inner join pagine pubblica as P e gli diciamo on L.fk pagina
è uguale a p.id pagina. Eseguiamo la nostra query. Quindi MySQL query di connessione, virgola, $sell layout, e gli diremo while row layout è uguale a MySQL fetch array di $res layout. Quindi per ogni layout inserito andremo a salvare per ognuno di essi, a creare, quindi a salvare un file CSS personalizzato, soprattutto per quanto riguarda il colore di sfondo, che come direttiva è associata al contenitore e non al suo contenuto. E quindi per ogni ciclo while definiremo directory, che sarà uguale a pubblica CSS, e qua scegliamo il nome da dare al nostro file CSS e lo chiamiamo layout content, e qua concateniamo row layout al campo, questo identificativo alfanumerico lo rinominiamo in id alfa per semplicità, quindi row layout di id alfa, e lì concateniamo punto .css, punto e virgola. Poi definiamo la variabile file, che sarà uguale a fopen directory in scrittura, e per prima cosa controlliamo di aver associato un colore di sfondo, e quindi gli diciamo if row layout al campo colore sfondo è diverso da stringa vuota, quindi aperta e chiusa graffa, gli diciamo $text uguale a div id cont background color, e qua concateniamo row layout al campo colore sfondo, punto e virgola, chiudiamo la graffa e poi andiamo a capo, quindi $text punto uguale /n, e poi gli diciamo if row layout al campo tag name è diverso da stringa vuota, allora definiamo tutte le direttive per il nostro tag. Gli diciamo $text punto uguale a div id cont row layout al campo tag name punto id row layout dd alfa punto aperta graffa e punto e virgola, e al suo interno gli diciamo if row layout al campo font size è diverso da stringa vuota, $text punto uguale, e qua definiamo font size due punti row layout al campo font size punto
punto e virgola. Perfetto, ora replichiamo lo stesso anche per le altre direttive e quindi font family, in questo caso diverso da 0, non da stringa vuota, perché la nostra select, l'option di default ce l'ha settato a 0 e quindi se non specifichiamo un font family ci salva a 0 all'interno del nostro database. Quindi font family di font family, il font color, e qua ci va color di font color, e poi definiamo le direttive invece per il margine e il padding. Il margine e il padding saranno sempre specificati, quindi margin, padding, margin e padding, perfetto, e li abbiamo inseriti qua dentro perché il margine e il padding li vogliamo associare al tag racchiuso all'interno del div e non al div. Altrimenti, qualora settassimo un colore di sfondo e andremo ovviamente ad agire sul margine, noteremo il distaccamento del contenitore e non invece del suo contenuto. Bene, per finire chiudiamo la nostra graffa, quindi $text punto uguale a chiusa graffa, e per ogni ciclo while fwrite $file $text e per finire fclose, quindi chiudiamo il nostro file. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, modifichiamo il content e li mettiamo a colore di sfondo rosso, font size glielo aumentiamo, scegliamo un font family differente, il font color lo mettiamo verde e poi settiamo il margine a 0 e il padding lo mettiamo tutto a 10. Quindi personalizziamo il nostro content, controlliamo la nostra tabella che abbia ricevuto tutti i dati e come vedete ha salvato il layout per il content associato alla pagina 1, quindi all'home page, ha salvato correttamente il tag P, il colore per lo sfondo, la dimensione in pixel, il font color e il margine e il padding. Perfetto. Controlliamo ora il nostro file CSS e quindi ci spostiamo in pubblica, CSS layout content home page, e come vedete ha definito la riga col div di cont e gli ha associato il colore di sfondo, poi è andato a capo e ha definito le direttive per il tag P. Perfetto, quindi ora non ci resta che aprire il nostro file index.php e all'interno dell'head selezioneremo i file per il content, quindi select, a noi ci interessa l'identificativo alfanumerico, quindi p.identificativo alfanumerico, from layout content as L, e poi gli diciamo inner join pagine pubblica as P on L.fk pagina è uguale a p.id pagina, e poi gli aggiungiamo where p.id pagina è uguale, e qua ci va il risultato della query principale, quindi row di pagina al campo id pagina.
Perfetto, quindi modifichiamo anche il risultato. Quindi res file content di cell file content. E quindi se trovo un layout, il nostro file si chiamerà layout content underscore e qua ci va echo raw file di content al campo identificativo alfanumerico. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete siamo nella pagina home page e come vedete sta caricando correttamente il file CSS integrativo per il content home page. Ora se ci spostiamo in registrati, ovviamente la pagina registrati non ha un file CSS integrativo per il suo content e ovviamente rimane quello originale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida termineremo questa sezione definendo anche le modifiche dei dati.